Ciao e ben ritrovati sul mio canale, io sono Patrizio di PW Project Watch. Oggi andremo a parlare di Zenith il Primero. Ne approfitto per dirvi di seguire il nostro gruppo Facebook Zenith Forum Italia, che è il primo gruppo creato in Italia più di 7 anni fa dedicato a questo brand. E sul mio Facebook e Instagram troverete le schede realizzate da me di modelli Zenith vintage anni 70, una guida base per conoscere meglio i cronografi Il Primero. Il modello di cui vi parlerò è il Port Royal, uno dei primi cronografi ad essere costruito con questo materiale innovativo. Orologio eccezionale sotto ogni punto di vista, dal calibro Il Primero a 36.000 alternanze orarie alle complicazioni delle fasi lunari e del calendario completo. Un design raffinato, sportivo, sottile, con misure proporzionate. Tutto questo prende forma in una cassa e bracciale in titanio che lo rende tecnicamente superiore alla maggior parte degli orologi presenti in quell'epoca. Stiamo parlando della metà e fine degli anni 80. In una rara pubblicità di una rivista, il Port Royal viene pubblicizzato dal campione Paolo Barilla che vinse la Le Mans 24 ore nel 1985 con la Porsche 956. Con questo modello Zenith rilancia la produzione di cronografi interrotta nel 1975 a causa dell'arrivo degli orologi al quarzo. Facciamo un piccolo ripasso sulla storia del calibro Zenith il Primero. Nel 1962 la Zenith decide di creare un calibro cronografico automatico per i 100 anni di attività del marchio. Il progetto era talmente ambizioso che non riuscirono a terminarlo alla data stabilita del 1965, ma solo 4 anni più tardi, nel 1969. Venne presentato formalmente il 10 gennaio in Svizzera a Neuchâtel e successivamente in una mostra internazionale dell'orologio a Madrid l'8 marzo 1969, da dove deriva il nome Il Primero, cioè il primo cronografo automatico. C'è una discussione per quanto riguarda quale fosse il primo cronografo automatico della storia. E c'è chi dice Seiko perché lo commercializzò prima rispetto a Zenith e che lo ha reso disponibile al pubblico solamente nell'ottobre del 1969. Vi era anche il Chronomatic con il calibro 11, che esordì nello stesso anno, il 3 marzo, progettato dall'unione di 4 aziende svizzere come la Breitling, Heuer, Dubois Deprat e Buren. E per quanto siano stati bravi, questo calibro 11 non era altro che l'accoppiamento di due moduli separati da uno solo tempo e l'altro cronografico. La mia conclusione è che nonostante il periodo di fine anni 60, il consorzio formato dalle 4 aziende svizzere e la Seiko abbiano sviluppato dei calibri cronografici automatici di tutto rispetto, ma che non sono paragonabili alla qualità delle finiture e alla tecnologia di alta frequenza che era a disposizione del calibro Zenith il Primero, che rispetto agli altri era nettamente superiore. Andiamo a vedere le caratteristiche di questo modello vintage. Prodotto in 230 pezzi, è una delle produzioni più ristrette nell'ambito Il Primero vintage. La casatonda è ben proporzionata, ha un diametro di 40 mm, un lag to lag di 45 mm e uno spessore di 12,8. Il peso complessivo compreso di tutte le maglie è di 97 grammi. Per essere un cronografo automatico con tutte queste complicazioni, lo spessore è da fare invidia agli orologi solo tempo. Questa caratteristica rende i cronografi del Primero orologi di pregio. Altra qualità è il fondello a vite, che non è una caratteristica scontata, visto alcuni modelli con fondelli a pressione degli anni 90 e 70. Il vetro zaffiro è piatto e con trattamento antiriflesso. Di questo modello di Port Royal ci sono 3 tipologie di quadrante: nero, grigio e bianco. In questo caso il quadrante è di colore bianco metallizzato, viene chiamato comunemente argenté.
Gli indici applicati delle ore sono cromati e di forma quadrata, mentre quelli dei secondi sono stampati e di colore rosso. Le sfere di ore e minuti sono cromate e hanno una forma a bastone. La sfera secondi del cronografo riprende il classico colore rosso dei primi e il primero degli anni 70. Il rosso solitamente è invasivo alla vista, ma in questo contesto è ben bilanciato. Si ha una percezione estetica gradevole. Il RO nella circonferenza ha una scala tachimetrica a base 1000. La corona di carica è protetta da due spallette integrate nella cassa. Devo fare una precisazione. La corona di cambio dell'ora è veramente scomoda. Piccola e difficile da ruotare. Presenta il logo quadrato di seconda generazione. Il bracciale in titanio ha l'emaglia oliva con pin a incastro e vanno a rastremarsi verso la clasp di forma quadrata. Il design del bracciale è originale e termina con dei finali integrati di 20 mm. Il calibro è particolare, è una versione prodotta per un breve periodo di poco più di 2 anni. Le sigle di vecchia denominazione 3019 PHC e 3019 PHF vennero cambiate in 400 e 410, dando vita alla nuova generazione di cronografi il primero. La particolarità vista in questi modelli databili metà-fine anni 80 è il puntino dopo il 41 o il 40 con sigla 41.0 per fasi luna e 40.0 per il solo cronografo. Questo perché i calibri utilizzati passavano dalla progettazione su carta alla nuova era di digitalizzazione a computer. La sigla 41.0 indicava un momento transizionale tra il calibro 3019 PHF ed il 410 dei primi anni 90. Devo fare una precisazione. Nei due libri Zenith di Manfred Rosler il Port Royal viene indicato con solo il calibro 3019 e viene datato come anno di produzione 84-86. Bisogna però precisare che il libro è molto basico, poco approfondito e in seguito verrà aggiornato con il suo secondo libro dedicato agli El Primero, ma alcune informazioni non sono ancora esaustive. Tramite ricerche su forum e pubblicità con listini prezzi del 1990 si riesce a ricostruire il periodo e la coevità di questo raro modello. Anche altri esempi di Port Royal trovati in rete montano il calibro 410 o 41.0. Altra particolarità, i rubini nel movimento non sono i soliti 31 ma 17. Può succedere di trovare alcuni cronografi Zenith di questo periodo con calibro 40.0 o 41.0 o dei 3019 della Movado con la massa oscillante con su scritto Unadjusted 70 joules. Questo perché negli anni 70 in America, per contrastare la qualità della concorrenza svizzera, vi erano dei dazi che tassavano gli orologi importati con dei rincari fino al 50% in più se superata la soglia dei 17 rubini. Anche qui voglio tranquillizzare i possessori di questi calibri che a livello collezionistico non perdono il loro prestigio, ma rimangono con le caratteristiche di 17 rubini come altri calibri come il Vajou 72 del Rolex Daytona o il Lemagna 861 del Moonwatch. Per quanto riguarda il corredo dell'orologio non aveva una scatola precisa, solitamente veniva consegnato con le scatole che il concessionario aveva disponibili al momento della vendita. Poteva variare di un periodo di 5 anni, esempio orologio dell'85 con una scatola anni 90 e così via. Nel mio caso era accessoriato con questa scatola elegante in legno con all'interno un velluto beige. Le istruzioni di fine anni 80 con al suo interno la guida di regolazione del calendario e le fasi lunari, viene dato in dotazione anche il suo pennino per il cambio del calendario e la card con il porta card. Traiamo le conclusioni di questo Port Royal. Le linee classiche, la tiratura limitata, l'innovazione del calibro e dei materiali fa del Port Royal un orologio di pregio e di valore storico elevato. Come il suo predecessore, una rara referenza di 25 pezzi anni 70, dato in esclusiva agli addetti ai lavori come capi reparto e dirigenti della Zenith. Siamo in conclusione e
Questo video non è nient'altro che il riassunto della mia passione che ho verso l'orologeria e questo brand che è la Zenith. Non ci rimane che darci appuntamento al prossimo video. Alla prossima, ciao!